Inter Venezia 2-1 risultato finale. Simo, io ti passo subito la palla e dico solo una cosa: per fortuna che c'è la sosta. Eravamo arrivati, se ti ricordi, dopo Inter-Torino pre-natalizia a dire che la sosta arrivava nel momento sbagliato. Oggi meglio di oggi non può arrivare, veramente. Io, guarda, colgo l'occasione, mi scuso se abbiamo fatto esplodere qualche timpano anche nella reaction che uscirà, ma è stata veramente una liberazione clamorosa questo gol, davvero. E guarda, c'è ben poco da dire, cioè che l'Inter sia stanca, che ha bisogno di rifiatare e anche perché arriva da un tour de force pesante con 2 partite arrivate ai 120 minuti, quindi è ancora più pesante, è evidente agli occhi di tutti. Cioè l'Inter normale di un Venezia così lo batte senza grossi problemi. L'Inter di oggi non ce l'ha fatta a batterlo senza grossi problemi, però l'ha battuto. E la cosa fondamentale era questa. Io prima della partita ho detto, visto anche il tipo di turno, con lo scontro diretto Milan-Juve, eccetera, oggi nel bene e nel male, di culo, non di culo, quello che volete voi, ma bisogna fare 3 punti. 3 punti sono arrivati. Sono contento che Edin Dzeko mi abbia zittito, perché l'ho, tra virgolette, un po' criticato, perché secondo me non ha giocato bene, ma io godo che mi abbia zittito. Bravo Edin! Assolutamente, assolutamente sì. Queste sono partite che si devono vincere, Simo, senza tanti discorsi, senza tante cose da dire. Oggi abbiamo detto più e più volte prima della partita, questa era una partita che vincere avrebbe reso più pesante anche il punto conquistato a Bergamo una settimana fa contro l'Atalanta, un punto che tanti hanno visto come una sconfitta, ma che in realtà è stato un grande punto conquistato soprattutto perché poi oggi abbiamo vinto. Quindi questo era il punto di partenza. La partita purtroppo è svoltata subito in negativo perché, dal lato nostro, un po' di assenza offensiva, va detto, davanti non siamo più pungenti come eravamo un tempo, o comunque riusciamo a creare tanto, ma oggi eravamo un po' lenti per via della tanta stanchezza accumulata anche dal punto di vista mentale. Quando sei un po' scarico mentalmente ci sta che cali anche un po' la tensione, probabilmente anche il fatto, non è un attenuante, non vuole essere un alibi sicuramente, però anche il fatto che lo stadio sia con soli 5.000 spettatori può anche far calare, può anche far venir meno un po' di quella tensione mentale che poi ti aiuta anche nelle gambe, però un Inter molto, molto lenta nella manovra, anche piuttosto prevedibile in alcuni momenti. Il Venezia di fatto al primo tiro riesce a trovare il gol e poi partite così diventano difficili per l'Inter, ma per chiunque, perché io sfido chiunque ad affrontare una squadra che ti si piazza lì con 11 uomini praticamente nell'ultima porzione di campo, negli ultimi 30 metri abbiamo visto Harry, tra l'altro molto molto fastidioso come giocatore Harry in tutti i sensi, sia per il gol sia per le sportellate che appunto anche per il ripiegamento difensivo. Ha fatto 3 chiusure praticamente sulla linea dell'area di rigore, doveva essere il loro centravanti, quindi spazi stretti, tanta densità in mezzo, non era semplice. Sei riuscito comunque a scardinarla con soprattutto sfruttando bene le fasce, qualche giocatore sottotono, alcune prestazioni non mi sono piaciute molto, però c'è poco da dire. Queste sono quelle partite, Simo, io ho detto un anno fa questi gol qui li segnava Darmian, mi viene in mente quel momento in cui Antonio Conte aveva piazzato l'autopilota, quell'Inter andava avanti per, diciamo, quasi per inerzia e vinceva quelle partite 1-0, rischiando ogni tanto, ma dando comunque quella sensazione di solidità e di grande forza. Oggi mi sembra di rivedere un po' quell'aspetto lì, con una squadra stanca che si butta invece però sull'aspetto anche più pragmatico, diciamo così, da questo punto di vista, e riesce a trovare poi la testata con Edin Dzeko. Chiaramente ci sono delle cose da analizzare, di sicuro, ci sono delle cose sicuramente da migliorare. Simo, da parte mia, credo che questa partita abbia anche fatto capire che o ci sarà un lavoro sulla condizione fisica della squadra durante la prossima sosta, queste 2 settimane, che ci permetterà di rimettere benzina nel serbatoio per affrontare la seconda parte di stagione, oppure questa partita qui, secondo me, ci ha dato indicazione, ci ha detto che qualcosina a livello di mercato serve. Sì, soprattutto ti dico, le partite, le ultime 2, diciamo le ultime 3, ci hanno dato indicazione sia che servono degli acquisti, ma soprattutto che non servono cessioni, cioè che non vanno fatte cessioni, perché è vero che oggi Sensi, che è stato uno dei più chiacchierati, non è entrato, però ragazzi, se all'Inter dovessero capitare, e purtroppo possono capitare, 2-3 infortuni insieme, non dico 7-8, ma anche solo 2-3, sei già clamorosamente in crisi. Quindi pensiamoci bene prima di accorciare ulteriormente la rosa. È vero che, l'abbiamo detto, Sensi se dovesse andare a giocare gli farebbe solo che bene, così come anche lo stesso Satriano gli farà sicuramente bene, però dico facciamo attenzione perché poi febbraio è un altro mese in cui giochi ogni 3 giorni, se vai avanti in Coppa Italia c'avrai
altre partite. In Champions non credo, però mai mettere limite alla provvidenza. Facciamo attenzione da questo punto di vista, perché poi purtroppo è un attimo perdere anche solo quelle 2 vittorie che si tramutano in 2 pareggi, che poi magari ti fanno perdere risultati importanti. Quindi questa è l'unica cosa. Detto questo, aggiungo solo una cosetta allora a quello che hai detto prima. È interessante notare che i gol che faceva l'Inter l'anno scorso, che citavi tu con Darmian, per certi versi sembravano gol che arrivavano per una Inter che forse stava iniziando ad avere un pochino il braccino. E mi ricordo soprattutto Inter Cagliari, Inter Verona. Non è che creavamo tantissimo, però è stato bravo Darmian e te le risolte. Però sembrava che il pallone iniziasse a pesare di più, come si suol dire. L'Inter di quest'anno, che ha uno scudetto alle spalle, quindi non è che arriva a caso, non ha più il braccino. Cioè comunque crea tanto, ci va e la vince di forza. Il gol di Dzeko oggi è l'espressione della forza, salta in alto e dà questa incornata. Quindi c'è questo bel parallelismo, ma secondo me alla base c'è una differenza che è quella che ho detto, secondo me. Ci sta assolutamente. Dal mio punto di vista, comunque, Simo, volevo poi sottolineare. Allora, io vedo tante critiche anche a questa partita. Secondo me, leggevo anche qualche commento sotto la chat. Nel momento in cui non riesci ad essere brillantissimo, nel momento in cui non puoi esprimere quel grande gioco che ci ha contraddistinto nella prima parte di stagione, è bene non perdere il cinismo, è bene non perdere appunto punti in queste occasioni qui. E dicevamo, a livello di azioni, giusto per riepilogare la partita, per chi se la fosse persa, l'Inter è stata di fatto in controllo, in realtà non c'è molto da raccontare. L'Inter in totale controllo di gara, ha fatto girare il pallone a lungo con tanti passaggi, si è toccato un picco anche dell'80% di possesso palla praticamente, quindi un dominio totale dal punto di vista del controllo del gioco, un controllo che però è stato molto sterile in alcuni momenti e che ha portato poi a subire gol alla prima occasione dove, Simo, non so che ne pensi tu, Skriniar fa un errore di posizionamento, ma il tiro di Henry di testa è anche abbastanza, diciamo che dal portiere ci si aspettava di più, che ne pensi? Sì, guarda, questi sono purtroppo quei gol molto brutti da giudicare, perché io lo dico subito, poi magari sbaglio, ci sta, perché siamo anche a caldo, però per me qui la responsabilità, cioè l'errore più grande, ecco, non la responsabilità, l'errore più grande è di Handanovic, però giustamente uno può dire sì, però se Skriniar fa il suo, Handanovic non deve neanche intervenire, vero, però ci sta che una volta sbagli un posizionamento, fai un passettino dove non dovresti farlo e rischi di perderti l'uomo. Non dovrebbe starci, però ci può stare. Il portiere è lì per salvarti, è lì per mettere la pezza in questi casi. E io francamente ho visto 3-4 replay in occasione del gol e a me sembra che Handanovic la dovesse prendere quella palla qui. Poi magari la rivedremo dopo e capiremo che non è così. Però francamente fatico a non dargli delle responsabilità, ecco. Sono d'accordo. La partita poi prosegue, si incattivisce anche, l'arbitro cerca di tenerla in ordine, estrae qualche cartellino. In generale la prestazione arbitrale non mi ha molto convinto, ma di sicuro non è stato l'arbitro ad indirizzare il risultato, però diversi episodi che hanno lasciato molti dubbi. Al 40esimo, alla fine, dopo una serie di occasioni non sfruttate dall'Inter, arriva il gol di Barella, che nasce da un grandissimo recupero del pallone da parte di Marcelo Brozovic, un cross perfetto di Darmian che non mi aveva molto convinto, non aveva fatto bene fino a lì. Sul tiro respinto di Lazzarini da parte di Perisic arriva il tap-in preciso di Barella. Nel secondo tempo qualche scelta anche da parte del mister ci aveva lasciato qualche perplessità, devo dire, perché abbiamo detto tante volte, anche dopo un grande errore da due passi di fatto di Edin Dzeko, avevamo detto questa è una partita assolutamente da vincere, quindi il cambio ruolo per ruolo mi lascia un po' deluso, cioè ogni tanto mi aspetterei anche un qualcosa in più, qualcosa di più, di osare un po' di più anche in alcuni momenti, però poi il risultato alla fine dà ragione appunto al mister con la rete di Edin Dzeko che appunto sovrasta di testa. La difesa del Venezia è molto fisica, molto difficile da scardinare anche con questi colpi, ed invece ci è riuscito molto bene Edin su assist perfetto di Dumfries, che sempre più si sta meritando secondo me la titolarità su quella corsia. Io Simo chiudo solo con due cose. La prima, con la classifica, l'Inter sale a quota 53 punti ed è davvero un bel vedere, in attesa poi di rigiocare Bologna-Inter. Il Milan affronterà la Juventus ed è a quota 48, quindi 5 punti di ritardo e deve affrontare la Juventus domani. Il Napoli a 46 affronta la Salernitana, poi c'è l'Atalanta a 42 e quindi la Juventus a 41. La seconda cosa, Simo, io ripeto, ribadisco la frase che sto dicendo in questi giorni.
visto quello che stiamo facendo, visto il livello di questa Inter e quello che potremmo fare, o comunque gli obiettivi per i quali siamo in corsa, non fare qualcosina nel mercato in questi ultimissimi giorni di gennaio sarebbe veramente un peccato. Sì, purtroppo sì, perché abbiamo capito che in effetti avere qualche cosina forse può far comodo. E a volte poi sai, io credo che Marotta e Ausilio sappiano bene quello che va da fare, quello che va da fatto, quindi se ci sarà l'opportunità non penso che abbiano dubbi nel sfruttarla. A volte, anche soprattutto a gennaio, si va molto in base al trend, cioè se avessimo avuto un Inter simile a quella di prima di Natale probabilmente non sarebbe arrivato nulla. Visto che nelle ultime 2-3 c'è stato qualche difficoltà in più, può capitare, può essere che magari si faccia lo sforzo. Non serve che si compri l'Eriksen dalla situazione che l'Inter prese 2 anni fa, però sai, quelle, come hai detto tu, 2 aggiustatine non farebbero male, perché poi, ripeto, cioè consideriamo questo ragazzi, stiamo giudicando un Inter che finora a livello numerico di infortuni non è stata falcidiata come tante altre. Non è vero che non ne ha avuti, che questa è la solita scusa che dicono gli altri tifosi, ma non è stata falcidiata. Dovessero capitare in contemporanea, come ho detto prima, 2, 3, anche 4 infortuni, in certe zone del campo rischi. In difesa li abbiamo avuti, c'è stata una fase in cui li abbiamo avuti, abbiamo sopperito più o meno bene, in altre zone rischi di far più fatica, adesso che arrivano Milan, Napoli, Liverpool, Coppa Italia, ecco, solo questo. Questo, e anche agli attaccanti chiediamo un qualcosina in più, perché è vero che Dzeko poi l'ha messa dentro, è vero che Dzeko ha segnato il gol decisivo, però non segnava dal 4 dicembre, ha sbagliato una quantità di occasioni importante. Anche Lautaro Martinez è da un po' che non riesce ad essere così incisivo, quindi dagli attaccanti ci aspettiamo sicuramente qualcosina in più. Vincere senza gli attaccanti che segnano non è semplice per nessuno, quindi speriamo che si sblocchino. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Allora fateci sapere se siete d'accordo con la nostra analisi, scriveteci nei commenti a questa clip chi sono stati per voi i migliori ed i peggiori di questa Inter, e vi ricordo che se volete potete sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto, e mi raccomando ovviamente iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nulla, nemmeno una live, nemmeno un aggiornamento in diretta ogni giorno alle 19:30.